Nel video tutorial di oggi scopriremo 8 modi atostici per decorare le uova sode con le quali possiamo arricchire il nostro menù di Pasqua e decorare la tavola. Ho messo le uova a bollire per farle diventare sode, nel frattempo inizio a fornirvi alcune indicazioni utili. Intanto vi ricordo che in tutti i miei video sono disponibili sottotitoli in tantissime lingue e che sotto al video poi potete lasciare i vostri commenti e suggerimenti. Alla fine di questo video inoltre troverete un super bonus. Vedremo 3 metodi per sgusciare le uova sode senza rovinare o rompere l'albume. Per il video tutorial di oggi useremo diverse tecniche, diversi materiali e contenitori di diverse misure. Per evitare di rovesciare l'acqua o di fare pasticci quando iniziamo a usare i coloranti, prima vediamo la quantità di acqua necessaria con la quale riempire i vari contenitori. Per rendere le uova arcobaleno, ad esempio, userò questi bicchierini da caffè di plastica. Per sapere la quantità di acqua necessaria ne ho messa un po' nel bicchiere, poi ho messo l'uovo e un po' d'acqua è fuoriuscita. Ne ho lasciata poi una quantità sufficiente in modo che arrivasse a 2-3 mm sotto il bordo, poi ho tolto l'uovo e ho segnato con un pennarello indelebile la quantità di acqua rimasta. Nel bicchiere di vetro invece l'uovo dovrà essere completamente immerso. Metto l'uovo, lo sommergo completamente con l'acqua, poi lo tolgo per vedere la quantità di acqua necessaria e segno il livello con un pezzo di scotch di carta. Vediamo anche quali sono i coloranti che useremo, che sono sia i coloranti alimentari veri e propri, cioè quelli che ad esempio si mettono negli impasti delle torte, che coloranti in polvere per uova e anche dei coloranti in gel sempre per uova. Una volta che le uova saranno rassodate non andranno scolate, teniamole nella pentola insieme all'acqua bollente che useremo per diluire i coloranti. Infine vi consiglio di dotarvi di ciotoline di vetro oppure di piattini nei quali mettere i bicchierini proprio per evitare il rischio di macchiare tutto il piano di lavoro se per caso rovesciamo dell'acqua colorata. Ora passiamo a vedere le 8 tecniche per decorare le uova di Pasqua, ma prima mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale. Inizio a preparare i coloranti. Nel bicchiere di vetro metto il colorante blu per alimenti insieme a un po' di giallo per ottenere il verde. In ognuno dei bicchierini di plastica invece metto uno dei coloranti in polvere, blu, rosso e giallo. Chiaramente più ne userò più sarà intenso il colore finale sulle uova. Le uova sono sode, le lascio nell'acqua di cottura e utilizzo l'acqua bollente per diluire i coloranti. Per fare l'uovo di dinosauro con l'effetto craquelé dobbiamo prendere un uovo ancora caldo e frantumare con delicatezza il guscio ruotandolo su un tagliere. Dopo averlo fatto, immergiamo l'uovo nel bicchiere con l'acqua verde, aiutandoci con un cucchiaio, e lasciamolo immerso per almeno 20 minuti. Passato questo tempo, sgusciamo l'uovo con delicatezza per evitare di rovinare l'albume. Per ottenere un effetto craquelé più marcato possiamo fare in 2 modi, o aumentare la dose di colorante o lasciare nell'acqua colorata per più tempo. Ora passiamo a fare l'uovo rainbow, cioè l'uovo arcobaleno. Misceliamo con un cucchiaino i colori in polvere in modo che si sciolgano bene. Poi prendiamo un uovo e immergiamolo nel colorante giallo per 10 minuti. Passati 10 minuti prendiamo l'uovo, giriamolo sottosopra e mettiamolo nel blu ancora per 10 minuti. Passato questo tempo possiamo prendere l'uovo e metterlo senza girarlo nel colorante rosso per altri 10 minuti. Dopo 10 minuti possiamo vedere il risultato. Come vedete l'uovo ha delle bellissime sfumature di colore. Asciughiamolo, poi diamogli un effetto lucido usando un po' di carta da cucina unta con un po' d'olio. Un metodo super veloce per decorare le uova sode per Pasqua è quello di usare dei tatuaggi temporanei di quelli che si mettono i bambini sulle braccia. Io questi li ho comprati in edicola, ne prendo uno, lo appoggio sull'uovo cercando di farlo aderire bene, poi tampono con un pezzo di carta da cucina imbevuto di acqua. Facendo attenzione a non muoverlo, tolgo la carta. Per questa decorazione servono 2 foglioline di salvia e una rete di plastica. Io userò quella nella quale erano contenute le teste di aglio.
Prepariamo una miscela di colorante blu e colorante giallo in polvere. Mettiamo l'uovo all'interno della rete e inseriamo le foglioline di salvia posizionandole in questo modo, poi facciamole aderire bene al guscio. Tiriamo la rete molto bene in modo che rimangano ben ferme, poi per bloccare tutto usiamo un legaccio. Ora possiamo immergere l'uovo nell'acqua colorata. Passati circa 20 minuti estraiamo l'uovo. Per evidenziare l'effetto delle foglie possiamo sfregare leggermente con un po' di carta. Per le uova con effetto marble serviranno dei coloranti in gel adatti proprio per la decorazione delle uova. Iniziamo mettendo un po' di gel dei vari colori sul piattino. Prendiamo un uovo ancora caldo e appoggiamolo sopra il gel ruotandolo in modo casuale. Il calore li farà sciogliere. Per ottenere effetti e colori più marcati possiamo mettere i coloranti direttamente sulle uova facendoli scivolare sul guscio. Per l'uovo mosaico ci serve del cerotto, di quello che di solito si utilizza per le fasciature. Se l'avete alto così, poi va tagliato a striscioline, altrimenti potete prendere direttamente quello più basso. Ora non dobbiamo fare altro che attaccarlo attorno all'uovo come più ci piace. Ora prendiamo l'uovo e mettiamolo nel colorante giallo, mettendo eventualmente sotto la ciotolina qualcosa che faccia spessore in modo che rimanga sommersa una parte maggiore di guscio. Dopo 10 minuti immergiamo l'uovo nel rosso, ruotandolo leggermente in modo che si colori una parte diversa del guscio. Dopo altri 10 minuti facciamo la stessa cosa e immergiamolo prima nel blu e poi nel verde. Infine asciughiamo l'uovo e togliamo tutti i pezzi di cerotto. Per avere una decorazione shabby chic sulle uova sode, prendiamone uno e immergiamolo nel colorante, lasciandolo colorare per almeno una decina di minuti. Dopo averlo asciugato, sfreghiamo il guscio con della carta, aiutandoci anche con le unghie per grattare e graffiare la superficie. Per ricoprire l'uovo ci serve un pezzo di carta stagnola che sia alto abbastanza da coprire almeno la metà dell'uovo sia da una parte che dall'altra. A questo punto avvolgiamolo e tagliamo l'alluminio in modo che le due estremità si sovrappongano leggermente. Avvolgiamo l'uovo, poi iniziamo a chiudere la carta stagnola facendo delle piccole pieghe sia da una parte che dall'altra. Ora con il manico di un cucchiaino o di un coltello appiattiamo l'alluminio per renderlo più lucido. Terminiamo la decorazione applicando uno sticker adesivo.